Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Learn Italian with Mini Stories. Se sei nuovo nel mio canale e ancora non conosci il mio metodo su come imparare le lingue senza sforzo, ti consiglio di guardare il mio video precedente, Learn Italian with Mini Stories and Super Efficient Learning Technique. Con le mini storie imparerai a capire e parlare in italiano sin dall'inizio attraverso una storia divertente. Imparerai una tecnica molto bella ed efficace che ti aiuterà ad imparare l'italiano velocemente. E alla fine della mini storia inizierai a parlare in italiano, se mi segui. Ti lascerò il link della lezione nel primo commento dove troverai la storia e gli esercizi per imparare le parole e la grammatica. Potrai scaricare il PDF sul mio blog. Iniziamo! Cosa c'è nello zaino? Sono Chloe Dayton, sono americana. Ora sono in Italia, ma la mia storia non è iniziata bene. La polizia dice: passaporto per favore. Ok, non c'è problema, ecco il mio passaporto. La polizia apre il mio zaino, ma non trova niente di strano. Chiede i miei dati. Sono molto stanca, voglio Lily e voglio un caffè. No, voglio un cappuccino. Va bene, non importa, rispondo alla polizia. Mi chiamo Chloe Dayton. Sono degli Stati Uniti. Ho 28 anni. Sono nata il 6 giugno del 1992 a New York. Poi mi chiede: perché è venuta in Italia? Io dico così: non ho capito, può ripetere per favore? La polizia dice: cosa fa in Italia? Sono venuta per lavoro. Solo con uno zaino? Tutto qui? No, la mia valigia, come si dice? Ho perso la mia valigia. Ho perso il mio cane. Mi può aiutare per favore? All'improvviso vedo il mio cane. Finalmente, Lily, 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 per favore, posso andare? No, signora. Ecco cosa c'è nello zaino. Droga. Ecco come inizia la mia avventura in Italia. Ho già evidenziato qualche parola, espressione e punto grammaticale per te. Secondo la mia stima solo il 30% potrebbe risultare poco chiaro. Allora, in questa sezione proviamo ad indovinare cosa vogliono dire le parole nella lista. In, Italia, americana, ora, storia, iniziata, passaporto, problema, polizia, strano, dati, molto, caffè, cappuccino, non importa, rispondo, Stati Uniti, giugno, può ripetere, all'improvviso, finalmente, posso, droga. Allora, puoi trovare la lista completa delle parole simili all'inglese, devi solo scaricare il PDF, vai sul mio blog, scarica il PDF e ti lascerò la lista completa, inserendo dei link che potresti usare per ricordarti meglio le parole. Per esempio, ora significa now, però se conosci la parola hour, potresti ricordare meglio della parola ora in italiano. O un altro esempio. Iniziata, started. Link, iniziare, to initiate. O di nuovo un altro esempio. Rispondo, I answer. Link, rispondere, to respond.
Queste parole sono una buona parte del testo e in più queste sono le parole chiavi, quindi se riesci a riconoscerle capirai una grande parte del testo. E come vedi, se fai attenzione e osservi bene, arrivi lontano. E qua invece concentriamoci sui verbi che dovresti usare più spesso durante le prime conversazioni e faremo pratica con queste parole in questa lezione. Ok? Quindi i verbi sono fare, to do, io faccio, tu fai, lui, lei fa, volere, to want, voglio, voi, vuole, dire, to say, dico, dici, dice, chiedere, to ask, chiedo, chiedo, chiede, rispondere, to answer, rispondo, rispondi, risponde. E qua invece troviamo la lista delle parole che probabilmente non conosci. Ricordati che puoi scaricare il PDF che trovi sul mio blog. E se ancora non sei sicuro che hai capito tutto, trovi anche la traduzione completa del testo. Vai sul mio blog, scarica il PDF, ti consiglio di fermare il video e dopo aver letto il testo in italiano e anche in inglese, torna qui e continuiamo la lezione insieme. Ti farò domande semplici. Se non capisci tutto, non ti preoccupare, come ti ho detto, ti lascio il link della lezione dove troverai tutto il testo, le spiegazioni e le domande. Troverai anche esempi di risposte alle domande. Dove le domande sono nella seconda persona, tu devi rispondere usando la prima persona, ok? D'accordo? Iniziamo. Chi sei? Sono Chloe. Di dove sei? Sono americana. Dove sei ora? Ora sono in Italia. Sei in Germania? No, non sono in Germania, sono in Italia. È iniziata bene la tua storia? No, non è iniziata bene la mia storia. È iniziata male la tua storia. Sì, è iniziata male la mia storia. Quindi, com'è iniziata la tua storia? Male, è iniziata male la mia storia. Cosa dice la polizia? La polizia dice, passaporto per favore. Come rispondi alla polizia? Ok, non c'è problema, ecco il mio passaporto. Cosa apre la polizia? La polizia apre il mio zaino. C'è qualcosa di strano nello zaino? No, non c'è niente di strano nello zaino. Chi chiede i tuoi dati? La polizia chiede i miei dati. Quindi cosa chiede la polizia? I miei dati. Sei stanca? Sì, sono stanca. Come stai? Sono stanca. Cosa vuoi? Voglio Lily e voglio un cappuccino. Ti chiami Lily? No, non mi chiamo Lily. Come ti chiami? Mi chiamo Chloe. Sei degli Stati Uniti? Sì, sono degli Stati Uniti. Hai 20 anni? No, non ho 20 anni. Quanti anni hai? Ho 28 anni. Quando sei nata? Sono nata il 6 giugno del 1992. Cosa ti chiede la polizia? La polizia mi chiede perché sono venuta in Italia.
Hai capito cosa ha chiesto la polizia? No, non ho capito cosa ha chiesto la polizia. La polizia ripete la domanda. Non letteralmente. La polizia mi chiede cosa faccio in Italia. Quando la polizia chiede cosa fai in Italia, come rispondi? Sono venuta per lavoro. Sei venuta solo con uno zaino? No, con una valigia. Ma la valigia non c'è. Ho perso la mia valigia. Chi vedi all'improvviso? All'improvviso vedo il mio cane, Lily. Vuoi andare da Lily? Sì, voglio andare. Cosa c'è nello zaino? Droga. Droga c'è nello zaino. Ti insegnerò italiano molto velocemente se mi segui. In cambio, l'unica cosa che ti chiedo è metti un like sul video e iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto. Condividi il video con i tuoi amici a cui piacerebbe imparare italiano con un metodo semplice e molto efficace. Arrivederci.